Bentornati nel teatro dei sogni e nell'arena della verità. Bentornati su Segreti Turchi. Nella grande opera della televisione turca ci sono duetti che terminano quando cala il sipario, e poi ci sono duetti che riecheggiano nei corridoi della memoria molto dopo che la musica si è spenta. Parliamo, naturalmente, del fenomeno che è stato, e nel cuore di molti, ancora è, Cenk Torun e Mahsine Merabet. Quella stagione può essere una pagina chiusa nei registri della storia, ma l'inchiostro, a quanto pare, non si è mai davvero asciugato. Da settimane le riviste sfrigolano di supposizioni. Sussurri di riavvicinamento, bisbigli di scandali digitali e teorie su cuori incrinati hanno ruotato attorno a Cenk Torun come un temporale, che non promette tregua. Ma ieri, fuori dall'ufficio di un produttore nel quartiere brulicante di Etiler, il cielo si è squarciato. Cenk ha fatto un passo nella luce e ha recitato un monologo che aveva il sapore della difesa, della filosofia e di una lettera d'amore a un passato che si ostina a non voler morire. Oggi, smonteremo ogni sillaba di quell'incontro. Guarderemo gli spettacolini a buon mercato che ha condannato, i nuovi ritmi che sta imparando, e le due parole che hanno incendiato la rete, mio tesoro. Prima di immergerci in questo momento di onestà nuda e cruda, assicuratevi di far parte della nostra cerchia. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace per sostenere le nostre analisi profonde e, se volete aiutarci a tenere accese le luci e a far scorrere le storie, cliccate su abbonati. Il vostro supporto è il battito del cuore di Segreti Turchi. Ora, vi portiamo nelle strade di Istanbul. Per capire la portata di ciò che è accaduto ieri, bisogna prima rispettare il peso della memoria. La storia tra Cenk Torun e Mahsine Merabet non era solo una parentesi nata su un set. Lì si è accesa, lì ha bruciato con un'energia talmente intensa da confondere i confini tra finzione e realtà, creando un pubblico internazionale che, ancora oggi, divora qualsiasi briciola di interazione tra i due. Anche dopo questi anni, dopo strade separate e carriere distinte, la domanda resta sospesa su di loro come una nuvola capricciosa: è davvero finita? Negli ultimi tempi, le colonne di gossip sono state inflessibili. Hanno tessuto trame suggerendo che Cenk, forse spinto dalla nostalgia, stesse cercando un riavvicinamento. Queste voci sono state ingigantite da allusioni più sgradevoli, sospette esposizioni e schermate che rimbalzavano sui social, nel tentativo di scalfire la sua reputazione. L'atmosfera si era fatta tossica, caricata di quella negatività che di solito costringe le celebrità a rifugiarsi nel silenzio. Ma Cenk ha scelto un'altra strada. Ha scelto di parlare. Non ha indietreggiato. Chi era presente lo ha descritto schietto, quasi disarmante. Non si è nascosto dietro frasi preparate da un addetto stampa. Ha riconosciuto l'ombra che aveva attraversato. Ho vissuto eventi che mi hanno fatto passare un periodo difficile, ha ammesso, con voce ferma. Nello stesso fiato ha però ribaltato il racconto. Ha spiegato che quell'ombra non era un pozzo, ma un tunnel, un passaggio di cura e affinamento. Ho fatto buon uso di questa fase, ha sottolineato. Prima, però, c'era da ripulire le macerie. L'attore ha affrontato di petto le presunte esposizioni, le schermate e le dicerie che galleggiavano nelle fogne del digitale, con una freddezza tagliente come un bisturi. Non ha concesso loro la dignità della rabbia, ha offerto il disprezzo della verità. È uno spettacolino a buon mercato, ha sentenziato, recidendo il rumore. Per fortuna non hanno tentato un fotoritocco ancora più ridicolo. Tipo, le ho detto di tagliarsi i capelli, e sciocchezze simili. Sono falsità complete. La frustrazione si percepiva non tanto per le voci in sé, ma per l'ecosistema che le alimenta. Ha sostenuto che queste invenzioni siano i tentativi disperati di un ciclo di notizie a corto di ossigeno. Non c'è niente da raccontare, dunque spuntano fuori sciocchezze, ha brontolato. Era una critica alla cultura della celebrità di oggi, un rifiuto dell'idea che la sua vita sia proprietà pubblica, da ricucire e distorcere per raccogliere click. Definendolo spettacolino, si è posizionato fuori dalla rissa, osservatore del circo, non clown in pista. Ma se Cenk non partecipa allo spettacolino, a cosa si dedica?
Sembra stia costruendo un nuovo se stesso. Con una rivelazione che ha sorpreso molti, il fascinoso attore ha aperto uno spiraglio sulla sua rinascita personale. Mentre il mondo mormorava del suo presunto tracollo, lui si dedicava in silenzio all'arte e allo studio. Ho cercato di trasformare questo periodo in qualcosa di positivo, ha spiegato. E come incanala lo stress una moderna icona popolare? Con ritmo e movimento. Suono la batteria, prendo lezioni, ballo tango. In breve, mi tengo occupato. Fermiamoci su questo. La batteria domanda uno sfogo primordiale, un modo per battere via la frustrazione e trovare un nuovo battito. Il tango, al contrario, è una danza di controllo, passione e connessione, una conversazione senza parole. Questi non sono i passatempi di un uomo sconfitto, sono le discipline di chi affila l'anima. Parole del genere sono state lette dalla stampa e dai fan come un segno di forza mentale formidabile. Cenk non sta solo sopravvivendo, sta producendo, sta cambiando pelle. Tuttavia, per quanto interessanti possano essere le sue lezioni di tango, i microfoni avevano un obiettivo più netto. Ma Hassine Merabet? La domanda era inevitabile. Le voci di un tentativo di riconciliazione avevano raggiunto il culmine, e i cronisti si sono sporti in avanti per catturare la smentita o la confessione. La risposta di Cenk è stata un'esibizione di intelligenza emotiva. Non ha schivato. Non si è adirato. Ha parlato con una calma sincera che ha zittito la strada. Assolutamente no, ha detto, chiudendo con decisione il feretro dei rumor su un ritorno di Fiamma. Poi ha fatto qualcosa di inatteso. Ha spiegato il perché. Perché non abbiamo mai litigato. Anche se ci siamo lasciati, ma Hassine è un'amica molto cara. È vero, non ci vediamo da tanto, ma per me è sempre stata molto importante. Non siamo diventati nemici, non ci siamo parlati dopo la rottura, ma le voglio bene, perché per me conta. Non c'è riconciliazione, ma restano rispetto e affetto. Questo è stato il titolo. Ma il sottotesto è molto più ricco. In un mondo in cui le separazioni sono sinonimo di fallimento, rabbia e pulizie di Instagram, Cenk ha presentato un modello diverso. Ha parlato di un taglio pulito, che non ha lasciato detriti, solo distanza. Non abbiamo mai litigato, è una smentita potente delle narrazioni melodrammatiche appiccicate alla loro separazione. Suggerisce che il loro distacco sia stato armonioso, per quanto doloroso. Lui le vuole bene. Non, forse, con l'impeto bruciante di un amore presente, ma con il calore di chi custodisce una persona che ha segnato un capitolo monumentale della propria vita. Lei è un tesoro, qualcosa di prezioso, da proteggere, che non perde valore solo perché non lo stringi ogni giorno tra le dita. La reazione sui social è stata immediata e travolgente. L'espressione "il mio tesoro" è diventata trend nel giro di minuti. La fanbase, quella tribù devota che ha seguito ogni sguardo sul set, si è divisa in due correnti emotive. Da un lato, chi ha interpretato quelle parole come un congedo maturo e rispettoso, la chiusura definitiva di una porta rimasta socchiusa troppo a lungo. Hanno visto un uomo che riconosce il passato con grazia, mentre mette radici nel futuro. Dall'altro, gli inguaribili romantici, per loro, l'ammissione e le voglio bene è la prova che il fuoco non si è spento, ma cova. Hanno rievocato vecchie scene, paragonando dialoghi scritti a parole di vita vera. Non abbiamo mai litigato è stata condivisa all'infinito, usata per confutare le chiacchiere su una rottura furibonda, ha rinarrato la fine non come tragedia, ma come poesia malinconica. Ricordiamoci perché questo conta. La relazione tra Cenk Torun e Hassine Merabet non è stata un flirt da cronaca rosa, è diventata una piccola leggenda del gossip. È sbocciata all'apice di una sinergia professionale in cui l'armonia sul set filtrava nella realtà oltre i riflettori. Ogni foto era un piccolo caso, ogni cenno, anatomizzato. Ma, come suggeriscono le parole di Cenk, quell'intensità era forse sostenibile solo per una stagione. Dopo la rottura, le loro strade si sono divise con decisione. Ma Hassine ha imboccato una scalata luminosa,
consolidando il suo nome tra i volti più richiesti tra Istanbul e i palcoscenici internazionali, scegliendo con cura progetti che le somigliano. Cenk ha allargato lo sguardo, ha dribblato tra sete palcoscenico, ha accettato sfide nuove e, senza clamori, ha alimentato un pubblico fedele anche oltre confine. Eppure, nonostante la distanza geografica e professionale, il legame è rimasto. Non ci sentiamo, ma le voglio bene. Ecco il nocciolo. Un legame di memoria, non di manutenzione. E Maassine. Dopo dichiarazioni così dirompenti, era naturale che gli occhi si voltassero verso di lei. La splendida attrice, come sua abitudine, ha scelto il silenzio. Nessuna replica, nessuna smentita, nessuna conferma. Ma nel linguaggio delle star, il silenzio è spesso il suono più forte. I rotocalchi lo hanno interpretato come il segnale che non sente il bisogno di parlare. È salda nella sua posizione, preziosa per la storia, ma non prigioniera di essa. Il suo silenzio permette alle parole di Cenk di restare lì, come un tributo, non come una sfida. Secondo i circoli più attenti del pettegolezzo, le frasi pronunciate da Cenk a Etiler saranno forse l'ultima parola su questa saga per un bel po'. Non c'è una riconciliazione spettacolare all'orizzonte, né c'è una frattura velenosa da raccontare. C'è, semplicemente, un ricordo che ha lasciato un segno profondo, una connessione custodita con rispetto. E in questo equilibrio, forse, si legge tutta la maturità di un uomo che ha capito quanto sia facile diventare protagonista di uno spettacolo, scadente, e quanto sia difficile sottrarsi al richiamo del clamore. Lui ha scelto la strada stretta, la più silenziosa, ma anche la più dignitosa, fare i conti con se stesso, con i propri limiti e con un sentimento che non pretende, ma riconosce. E allora vi lasciamo con un'immagine: Cenk Torun in strada, a pochi passi dai palazzi dove nascono i progetti e le carriere, che rifiuta il dramma dozzinale, abbraccia il ritmo delle pelli della batteria, affina un passo di tango dopo l'altro, e tiene il ricordo di Maassine Merabet nel palmo, come si fa con una gemma rara. È una chiusura sofisticata a un capitolo caotico. È un modo pulito per dire addio a ciò che è stato senza sporcare ciò che sarà. E forse, nel modo in cui pronuncia il mio tesoro, c'è tutta la verità che serve. Non ogni amore è destinato a tornare, alcuni sono destinati a essere portati con sé. Grazie per aver seguito questo sguardo esclusivo dentro il cuore di una star. Se questo viaggio vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi e condividete. E per chi vuole assicurarci la libertà di raccontare con la profondità che meritate, il tasto abbonati vi aspetta. Entrate a far parte del nostro tesoro. Fino alla prossima, ballate il vostro tango e non accontentatevi mai di uno spettacolino a buon mercato. Qui è Segreti Turchi, restate con noi, perché la verità, prima o poi, trova sempre la sua musica.